Ciao ragazzi, qui è Asiaxi, benvenuti nel 27esimo episodio della carriera nella modalità My Team di F1 Manager 2024 alla guida della Lamborghini. Nello scorso episodio avevamo affrontato ben 3 weekend di gara. Il primo, a Jeddah, è stato piuttosto noioso e ci ha visti chiudere in 16ª e 20ª posizione. Ad Albert Park, in Australia, Giovinazzi ha subito un sorpasso aggressivo da parte di Lawson, che lo ha mandato sull'erba, mentre Behrman, nel giro d'uscita dai box, ha cercato di spingere ma è arrivato lungo. Alla fine abbiamo chiuso ultimi. Le stesse identiche posizioni che abbiamo poi occupato anche al termine del weekend giapponese a Suzuka. In Giappone Giovi non si è mai veramente acceso, mentre Behrman ha avuto un contatto con Lawson che l'ha spedito nella ghiaia, danneggiando anche il fondo della vettura. Insomma, c'è tanto da lavorare. Tra 11 giorni si va in Texas per il primo weekend sprint della stagione, ma prima diamo un'occhiata ai risultati della votazione che avevamo visto alla fine dello scorso episodio. Come previsto non abbiamo vinto. La maggior parte ha votato a favore dell'altra proposta di cambiamento, quella con valori meno aggressivi. Finalmente però la fabbrica è tornata operativa dopo l'incendio e possiamo montare i nuovi componenti, anche se con qualche ritardo. Abbiamo prodotto un solo telaio che andrà sulla macchina di Giovinazzi, mentre le 9 pance laterali possono essere montate su entrambe le vetture. Anche per il sottoscocca ne abbiamo solo uno, quindi lo monteremo sull'auto di Behrman, così da bilanciare le novità. Austin è un circuito moderno ma dal sapore classico, curve veloci, rapidi cambi di direzione e un lunghissimo rettilineo. Serve una macchina ben bilanciata con tanta stabilità all'anteriore per il primo settore e un buon carico aerodinamico per affrontare il misto, senza però sacrificare troppo la velocità di punta. E con rettilinei così lunghi è un dettaglio che non possiamo certo trascurare. Direi che possiamo partire, che il weekend texano abbia inizio. Benvenuti al Gran Premio degli Stati Uniti! Il circuito delle Americhe è noto soprattutto per i dislivelli, con sbalzi che raggiungono fino ai 40 metri di altitudine. A partire dalla salita della curva 1, la Big Red, possiamo stare certi che i piloti verranno messi a dura prova. Ok, forza! Comincia la festa! Siamo in macchina con Behrman, primo tentativo delle qualifiche e subito un impeding. Abortiamo il giro con entrambi i piloti, visto che anche Giovinazzi ha avuto problemi, e ripartiamo con gomme leggermente usate, ma non facciamo nemmeno 100 metri che vediamo ostacolati di nuovo. Risultato? Qualifiche chiuse nelle ultime 2 posizioni, senza la possibilità di mettere a segno un giro decente. Nel Q3 Alonso conquista la pole position davanti a Piastri e al suo compagno di squadra, ma il vero colpo di scena lo regala Valtteri Bottas, che piazza la sua Visa Cash App in quinta posizione. Vediamo se la sprint race ci darà qualche soddisfazione. Questo weekend avrà un format diverso, con la gara sprint di oggi a scombinare le carte. Qui in Texas è tutto pronto per la sprint! Luci spente e via, partiti! I nostri ragazzi partono bene, ingaggiando subito un duello serrato con Lawson, sia all'interno che all'esterno. Antonio la meglio, passa all'esterno dell'Alpine e si mette all'inseguimento della Williams davanti. Behrman invece aspetta il rettilineo per passare il neozelandese in staccata. Passano alcuni giri e le posizioni iniziano a consolidarsi. È ormai chiaro che noi e l'Alpine siamo decisamente indietro con gli sviluppi e lottiamo solo tra di noi. Giovinazzi riesce a superare Sainz e poco dopo Behrman replica il sorpasso del compagno sempre ai danni di Lawson. Nel giro successivo però Sainz sfrutta il DRS per attaccare Antonio in curva 1. Lo accompagna fuori e il nostro pilota perde 2 posizioni. Nel tentativo di riprendersi la posizione sul compagno, Giovi si porta dietro Lawson, che prima supera Behrman nel terzo settore e poi attacca anche lui, attaccando profondo, ma finalmente pulito, in curva 1. La gara sprint viene vinta da Max Verstappen, quasi in volata con il suo compagno di squadra. Max Verstappen ha dato spettacolo! Ottimo lavoro ricompensato con il punteggio massimo. Noi purtroppo invece chiudiamo ultimi. Il weekend non poteva iniziare peggio. Sul podio, insieme a Verstappen e Alonso, sale anche Norris, mentre Piastri, in lotta con Alonso per il mondiale, chiude quarto, perdendo 2 posizioni rispetto alla partenza. Ora testa la nuova sessione di qualifiche. Voglio assolutamente riscattare la qualifica disastrosa per la sprint e partire decisamente più avanti in vista della gara domenicale. Pronti per le qualifiche e vediamo chi riuscirà a farsi valere in griglia. Ci siamo, gente! Stiamo per cominciare! Il riscatto arriva solo in parte. Giovinazzi infatti non riesce a migliorare e domani partirà dalla 21esima posizione. Decisamente meglio Behrman, che sfiora l'accesso al Q2 e scatterà 17esimo, come ormai spesso gli accade. Nel Q3 questa volta è Verstappen a conquistare la pole position, seguito da Piastri, Alonso e Norris. Ora vi lascio all'intro e poi passeremo rapidamente alle strategie prima di scendere in pista. Non manca molto qui a Austin, con i piloti che si preparano per 56 giri di battaglia in pista. Le squadre stanno ultimando i preparativi nella corsia dei box, in attesa della gara di oggi.
In questo caso nessuna grande variazione, entrambi i nostri piloti seguiranno la stessa strategia, con partenza su gomma morbida, stint centrale su gomma media e chiusura su gomma hard. Andiamo in pista per scoprire cosa ci riserverà questa gara. È bello avervi qui con noi per vivere insieme le grandi emozioni di questo weekend di gara. È arrivato il momento, pronti alla gara. Siamo pronti per il Gran Premio degli Stati Uniti. Si spengono le luci e via, partiti! La partenza non è affatto male per entrambi, addirittura Berman riesce a superare Magnussen nelle prime curve, sfruttando le due mescole di vantaggio. Il danese però rimane in contatto e nel giro successivo sfrutta il DRS per riprendersi la posizione e poi allungare. Rimasto senza DRS, Berman non può fare nulla contro la Aston Martin di Gasly, se non accodarsi e cercare di reggere il passo. Dopo alcuni giri Berman riesce ad avvicinarsi a Perez e lo attacca all'ultima curva prima del traguardo. Il sorpasso lo deconcentra e in curva 1 il messicano perde il posteriore finendo in testacoda. A fine stint entra in pista la safety car, ma è sfortuna nera per Berman, che ha appena superato l'entrata dei box e deve fare un giro completo prima di rientrare. La causa della safety è stato l'errore di Sargent, che ha distrutto la sua vettura centrando le barriere, dopo un testacoda ad alta velocità. Così decidiamo di far entrare subito Giovinazzi, ancora ultimo e attardato, per passare su mescola media. A metà dello stint centrale entra una seconda safety car. Hülkenberg, nel corso di un duello con una delle due McLaren, perde la vettura e finisce violentemente sulle barriere. Fortunatamente nessuna conseguenza per lui. La gara riprende, ma poco dopo arriva un'altra safety car, il motore di Ricciardo esplode e la vettura resta ferma in mezzo alla pista con il fumo che avvolge il posteriore. A quel punto ripartiamo con gomma rossa e negli ultimi giri Giovinazzi riesce a superare Lawson, portandosi dietro, anche se non lo si vede chiaramente, anche Berman. La gara viene dominata da Fernando Alonso, autore di una prestazione magistrale. Finita! Fernando Alonso conquista la vittoria! Bisogna ammetterlo, neanche il suo critico più severo potrà negare che ha totalmente meritato la vittoria. Noi chiudiamo in 16ª e 17ª posizione, ora spazio al podio e poi un piccolo bilancio del weekend. Ed è l'ennesimo podio per Fernando Alonso, che ormai ci ha abituati a prestazioni eccezionali. Con questa salgono a 3 le vittorie in stagione. Non ha proprio intenzione di farsi battere. Detto questo, il weekend del Texas si chiude qui. Per il prossimo round la Formula 1 si prepara a tornare in Europa, sulle spiagge della Catalogna. L'atmosfera in Spagna sarà decisamente bollente. Alonso vince davanti a Piastri e Verstappen, mentre Bottas porta la Visa che sciappa ai piedi del podio. Il premio di MVP se lo contende con Gasly, che chiude settimo dopo aver guadagnato ben 11 posizioni rispetto alla griglia. Per noi è stata una gara solida, a differenza della sprint. 0 errori e un buon passo gara. La differenza l'hanno fatta i duelli. Quando diventano troppi, fatichiamo talmente tanto da scivolare in fondo al gruppo. Ma se riusciamo a correre senza troppi sorpassi subiti o effettuati, riusciamo a essere costanti e veloci. C'è comunque ancora da lavorare. Dopo queste 2 gare Alonso guadagna ben 10 punti su Piastri, che invece mantiene invariato il distacco da Max. La Red Bull però inizia a scappare via, anche grazie a un Norris spesso spettatore e che per ora porta a casa pochissimi punti rispetto al potenziale dell'auto. Tornati al quartier generale ci arriva la notizia che Antonelli ha raggiunto un nuovo livello di valutazione prestazionale, 79, praticamente allo stesso livello di Antonio ma con diversi anni in meno. Tra 11 giorni si torna in Europa, a Barcellona, per un altro weekend sprint, ma prima bisogna lavorare sull'auto. Il nuovo periodo ATR ci fornisce altre 6 ore MAU e 92 ore in Galleria del Vento, da sfruttare per aumentare la competitività. Al momento ci limitiamo a un piccolo progetto sulle sospensioni, mentre i 2 progetti più importanti, che riguarderanno entrambi gli alettoni, li affronteremo più avanti. Questo primo sviluppo è incentrato soprattutto su velocità massima e risparmio gomme. Proprio quest'ultimo aspetto riceve il bonus maggiore, più 1,36% di efficienza. Ora concentriamoci sul tracciato di Barcellona, ex sede dei test prestagionali, un circuito tecnico con un mix di curve veloci e lente, dove contano aerodinamica e trazione in uscita. Serve una macchina ben bilanciata, stabile nei cambi di direzione e con un'ottima gestione delle gomme, perché il degrado qui è sempre dietro l'angolo. Dovremo prestare attenzione perché il nostro calo di prestazioni arriva sempre prima rispetto agli avversari e su una pista del genere potrebbe costarci caro. Grazie di essere con noi per il Gran Premio di Spagna, qui a Barcellona. Non c'è nulla come un weekend di Formula 1. Le qualifiche della sprint ci vedono chiudere in 19ª posizione con Giovinazzi, che dà timidi segnali di ripresa, e in 17ª con Berman. Nel Q3 invece è il solito Alonso a conquistare la pole position, mentre dopo una vita troviamo nuovamente una Ferrari in prima fila, con Leclerc che scatterà davanti alle 2 McLaren. Direi che è tutto pronto, chissà se questa volta la sprint ci regalerà almeno mezza gioia.
Salve e benvenuti! Il weekend del Gran Premio prosegue a breve con la gara sprint. Qui a Barcellona siamo pronti alla sprint! Si spengono le luci e via, partiti! Ottima partenza per i nostri piloti che nei primi metri guadagnano una posizione ciascuno. Le posizioni restano congelate per qualche giro finché Perez non trova lo spunto per superare Giovinazzi all'esterno con un grande sorpasso. Tuttavia il nostro pilota non ci sta, aspetta il rettilineo, spalanca il DRS e si riprende la posizione senza difficoltà. Qualche curva più avanti invece Ocon, che era rimasto dietro a Behrman per diversi giri, rompe gli indugi e si prende la posizione attaccandolo in staccata. Poi, come previsto, inizia la nostra sofferenza. Dopo qualche giro Giovinazzi viene sverniciato da entrambe le Williams sul rettilineo del traguardo. Behrman invece, una volta perso il treno dei piloti davanti, viene ripreso da Lawson che lo attacca in curva 1 e poco dopo anche dall'altro Alpine che non ha nemmeno bisogno di forzare la staccata per passare. La sprint viene vinta da Piastri. Oggi Oscar Piastri ha brillato. Ottimo lavoro ricompensato con il punteggio massimo. Noi chiudiamo in 19ª posizione con Behrman ed in ultima posizione con Giovinazzi. Dunque, la sprint la vince Piastri, che guadagna 3 posizioni rispetto al via e precede le 2 Red Bull. Ancora una volta male Norris, che chiude solamente sesto. Io invece mi aspetto una reazione da parte di Giovinazzi, a partire da queste qualifiche che stanno per iniziare. Pronti alle qualifiche, sale la tensione nel paddock e i piloti sono pronti. E siamo proprio in auto con lui, pronti a lanciarci nell'ultimo tentativo della prima sessione di qualifiche. Prenderemo Lawson come riferimento. Primo settore chiuso in 25.5 da Giovinazzi. Non è il miglior personale, ma rimane in linea col precedente tentativo, solo un decimo più lento del pilota Alpine. Il secondo settore invece è più veloce, identico a quello di Lawson, chiuso in 28.8. Anche il terzo è decisamente migliore e alla fine Giovinazzi riesce a limare un paio di decimi, portandosi al 13° posto. E per la prima volta accediamo al Q2, almeno con uno dei 2 piloti. Questa è la reazione che mi aspettavo da Antonio. Nel Q2 riesce addirittura ad abbassare il proprio miglior tempo di altri 2 decimi, migliorando soprattutto il primo settore, ma purtroppo non basta. Chiude ultimo nella seconda sessione. Poco male perché rimane un traguardo importantissimo, sia per lui che per noi. La gara domenicale vedrà le 2 Red Bull partire davanti a tutti, seguite da Leclerc e Piastri. Norris invece è disperso ed eliminato insieme a Giovinazzi. Credo che Stella adesso si aspetti una reazione da Lando, proprio come io me l'aspettavo da Antonio. Ora intro della gara e poi vedremo come muoverci con le strategie. È tutto pronto, si apre il sipario a Barcellona, mentre ci prepariamo per i 66 giri di questo storico tracciato. Le squadre stanno ultimando i preparativi nella corsia dei box, in attesa della gara di oggi. Questa volta proviamo a scombinare le carte in tavola con strategie diverse. Giovinazzi, che parte 2 posizioni avanti rispetto al compagno, inizierà su gomma morbida, mentre Behrman scatterà sulle medie. Lo stint centrale sarà comune per entrambi, su gomma dura, ma mentre Giovi concluderà la gara su mescola media, Behrman proverà il tutto per tutto con le rosse. Vedremo quale delle 2 strategie si rivelerà la più efficace. L'attesa per la gara è alle stelle ormai e sugli spalti si respira l'aria delle grandi occasioni. Ricordate, può accadere di tutto in Formula 1. Ci siamo! Inizia il Gran Premio di Spagna. Si spengono le luci e via, partiti!
Pessima partenza da parte di Antonio, che al via perde subito a 3 posizioni. Nei giri successivi viene poi ripreso e attaccato anche da Hülkenberg, che sfrutta tutta la potenza della sua Aston Martin per superarlo senza difficoltà. I primi 18 giri non offrono ulteriori emozioni e quindi rientriamo ai box con Giovi. Lavoro incredibile dei meccanici, che segnano il record stagionale completando il pit stop in 2 secondi e 3. Per altri 12 giri non accade praticamente nulla, fino a quando al 30° giro viene chiamata in pista una safety car. Problemi ancora una volta per Ricciardo, che rompe il cambio e si ritrova nuovamente fermo a bordo pista. Anche questo imprevisto agli avversari non riesce però davvero a scuotere la nostra gara, se non per un sorpasso di Giovinazzi in rettilineo ai danni di una delle due Williams. Con le strategie rovinate siamo costretti a entrare una terza volta per montare la gomma rossa. Le due Ferrari invece tentano di resistere, ma prima fora Leclerc e letteralmente 2 metri dopo fora anche Hamilton. La gara viene vinta da Piastri, che sfrutta al meglio la safety car per portarsi in testa e allungare senza problemi. E il vincitore di oggi è Oscar Piastri. La scuderia ha una monoposto eccezionale, questo è vero, ma senza un talento del genere al volante non sarebbe stata sufficiente. Noi chiudiamo in 18ª e 19ª posizione, ora spazio al podio e poi torneremo per la consueta analisi del weekend. L'australiano Oscar Piastri si prepara a salire sul podio. È stata una prestazione eccellente che vale la sua seconda vittoria in questa stagione. E con questo, da Barcellona, abbiamo finito. Adesso le squadre dovranno pensare a Imola, dove è in programma il nuovo Gran Premio dell'Emilia-Romagna. La gara promette molte scintille. Piastri trionfa davanti ad Alonso, mentre Stella viene finalmente accontentato da Lando, che recupera 11 posizioni e chiude sul podio. Incredibile la gara di Hülkenberg, che guadagna ben 17 posizioni e termina in quinta. Ancora più sorprendente Sargent, che riscatta il disastroso weekend americano portando un punto a casa per la Mercedes. Alla fine dei 3 giorni di gara, Piastri guadagna 8 punti su Alonso, riportandosi a 7 lunghezze di distanza. Verstappen invece perde nuovamente terreno e comincia ad allontanarsi dai primi 2. Nel complesso, anche Red Bull lascia qualcosa per strada, ma 8 punti non sono certo un dramma nel campionato costruttori. Mercedes intanto aggancia l'assa a quota 4 punti. Tornati a casa troviamo un'altra buona notizia da attenderci. Lindblad continua la sua crescita e raggiunge il valore di 68 nella valutazione prestazionale. È vero comunque che in questa stagione non siamo ancora abbastanza competitivi per lottare stabilmente per i punti e nemmeno per le posizioni appena fuori dalla top 10, ma al contrario dell'anno scorso ora riusciamo davvero a combattere, magari non per molto, ma almeno non siamo più condannati in solitaria agli ultimi 2 posti. Ma per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto e se volete sostenere la squadra lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo ad Imola per il primo appuntamento italiano della stagione. Ciao ragazzi!